Oggi parliamo di un argomento di grammatica italiana avanzato, che però è molto importante conoscere. Parliamo del discorso indiretto. Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video. Io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Nel video di oggi voglio spiegarti le regole grammaticali del discorso indiretto. Allora non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. Prima di tutto cerchiamo di capire che cos'è il discorso indiretto e voglio farti vedere questa frase. Davide dice: "Ho molta fame". Io qui sto riportando parola per parola le frasi di Davide. Davide dice: "Ho molta fame". Ho molta fame sono le parole di Davide. Però che cosa succede quando vogliamo riportare queste parole a un'altra persona? Quando vogliamo dire a un'altra persona che cosa ha detto Davide? Io ho sentito Davide dire: "Ho molta fame", e voglio dire a un'altra persona che Davide ha detto questa cosa. Beh, uso il discorso indiretto. Infatti posso trasformare la frase di prima e dire: Davide dice che ha molta fame. Davide dice che ha molta fame. Quindi, come vedi, aggiungiamo il che e trasformiamo la frase nella terza persona singolare. Davide dice che ha molta fame. Perché questo? Beh, ovviamente perché stiamo parlando di Davide, di lui, di una terza persona. In realtà abbiamo anche un'altra alternativa. Possiamo usare la forma di più l'infinito e dire: Davide dice di avere molta fame. Forse questa è un po' più facile. Ma perché possiamo fare questo? Perché possiamo usare di più infinito? Beh, questo possiamo farlo solo se il soggetto della prima frase, Davide dice, e il soggetto della seconda frase, lui ha molta fame, sempre Davide, sono uguali, sono lo stesso soggetto. Dato che nella frase Davide dice che ha molta fame, il soggetto nella prima frase è Davide e anche il soggetto nella seconda frase è Davide, possiamo usare la forma di più infinito. Davide dice di avere molta fame. Se invece Davide dice che Elena ha fame, non posso usare di più l'infinito, perché Davide e Elena sono due soggetti diversi, due soggetti separati. Ok? Ora ti faccio quest'altro esempio. Sofia dice, e le parole esatte di Sofia sono: vado al supermercato. E quindi io posso trasformare questa frase al discorso indiretto e dire: Sofia dice che va al supermercato. Però che cosa succede? E questo è il caso più comune di cui parleremo adesso. Se vogliamo dire cosa ha detto Sofia nel passato, cioè non diciamo più Sofia dice che, ma Sofia ha detto che chiaramente capisci è il caso più comune. Beh, qui le regole iniziano a farsi più interessanti. Ma prima di spiegarti queste regole super interessanti, voglio dirti che ho una sorpresa per te. Infatti abbiamo preparato un fantastico PDF sul discorso indiretto, con tutti gli appunti di questa lezione, quindi tutte le frasi, gli esempi che usiamo in questa lezione, e anche delle tabelle super utili che ti aiuteranno a visualizzare ancora meglio le regole di cui parleremo tra un secondo. E ovviamente, come piace a me, troverai anche dei fantastici esercizi che ti aiuteranno tantissimo a mettere in pratica quello che stai studiando in questa lezione. E ovviamente alla fine del PDF troverai anche le soluzioni agli esercizi, così potrai verificare di aver fatto gli esercizi correttamente. Quindi scarica questo fantastico PDF sul discorso indiretto scannerizzando il QR code che vedi sullo schermo o cliccando sul link qui sotto in descrizione o sul primo commento. Inserisci il tuo nome, la tua email e ti invieremo questo fantastico PDF. Sono sicuro che ti piacerà tantissimo. E adesso andiamo avanti con le regole principali del discorso indiretto quando non abbiamo più Sofia dice, ma Sofia ha detto. Infatti, le parole di Sofia vado al supermercato
Nel discorso indiretto, Sofia ha detto che dobbiamo usare l'imperfetto. Sofia ha detto che andava al supermercato. Questo perché se nella frase di partenza abbiamo un presente, nel discorso indiretto usiamo l'imperfetto. Ti faccio un altro esempio. Davide ha detto ho un gatto. Allora il discorso indiretto diventa Davide ha detto che aveva un gatto. Ovviamente qui possiamo usare anche la forma di più infinito. Questo perché il soggetto è lo stesso. Davide ha detto e Davide ha un gatto. Quindi possiamo dire molto facilmente Davide ha detto di avere un gatto. Quindi il presente diventa imperfetto. Ma cosa succede se nella frase di partenza abbiamo già un tempo passato, per esempio il passato prossimo? Davide ha detto sono tornato presto. Beh, questo significa che nel discorso indiretto dobbiamo andare ancora più indietro e usare il trapassato prossimo. Davide ha detto che era tornato presto. Davide ha detto che era tornato presto. O anche qui, dato che il soggetto è lo stesso, possiamo usare la forma di più l'infinito, ma dobbiamo usare l'infinito passato, che si forma con l'infinito essere o avere più il participio passato. Davide ha detto di essere tornato presto. E cosa succede invece se nella frase di partenza abbiamo un futuro? Per esempio, Davide ha detto tornerò presto. Beh, in questo caso dobbiamo usare nel discorso indiretto il condizionale passato, quindi il futuro diventa condizionale passato. Davide ha detto che sarebbe tornato presto. Quindi presente diventa imperfetto, passato prossimo diventa trapassato prossimo e futuro diventa condizionale passato. E ovviamente non dimenticare di cambiare la forma del verbo in terza persona singolare, perché stiamo riportando le parole di un'altra persona, di una terza persona. Ora però voglio dirti una cosa molto importante, soprattutto per l'italiano quotidiano. Infatti molto spesso quello che succede è che quando usiamo ha detto, ma stiamo parlando di un'azione che è successa davvero pochissimo tempo fa, spesso noi italiani non rispettiamo le regole del discorso indiretto e il presente rimane presente. Che significa questo? Per esempio, mettiamo il caso che io ho un fratello più piccolo e questo mio fratello, Davide, dice ho sonno. Quindi Davide ha detto ho sonno. E io poi voglio comunicare questa cosa a un'altra persona, per esempio a mia mamma. E allora cosa dico? Beh, teoricamente la frase Davide ha detto ho sonno, da regole grammaticali, diventerebbe Davide ha detto che aveva sonno. Però Davide ha detto letteralmente 5 secondi fa ho sonno. Quindi nell'italiano colloquiale lasciamo il presente e diremmo mamma, Davide ha detto che ha sonno. Davide ha detto che ha sonno. Questa è una cosa comunissima nella lingua italiana ed è anche considerata corretta. Ma cosa succede quando non stiamo semplicemente riportando una frase normale, ma stiamo riportando una domanda? Stiamo dicendo a un'altra persona la domanda di qualcun altro. Beh, in questo caso le regole sono particolari, però facili. Facciamo questo esempio. Una mamma, Francesca, fa delle domande al figlio Tommaso e chiede: hai fame? Sei partito? Era bello l'hotel? Tornerai presto? Beh, in questo caso come trasformiamo queste domande al discorso indiretto? Beh, le regole sono praticamente le stesse, però qui ovviamente non abbiamo più la forma ha detto, ma ha chiesto. Quindi, per esempio, mamma ha chiesto: hai fame? Quando abbiamo nella domanda il presente, al discorso indiretto useremo l'imperfetto e possiamo scegliere tra imperfetto indicativo o imperfetto congiuntivo. E attenzione, dobbiamo aggiungere dopo il verbo chiedere anche se. Quindi mamma ha chiesto: hai fame? Diventa mamma ha chiesto se
avevo fame o se avessi fame. Se nella domanda abbiamo un imperfetto, mamma ha chiesto, era bello l'hotel? Semplicemente teniamo l'imperfetto, di nuovo indicativo o congiuntivo. Mamma ha chiesto se l'hotel era bello, mamma ha chiesto se l'hotel fosse bello. Se abbiamo nella domanda un passato prossimo, mamma ha chiesto sei partito? Nel discorso indiretto usiamo il trapassato prossimo indicativo o il trapassato congiuntivo. Mamma ha chiesto se ero partito o mamma ha chiesto se fossi partito. E per finire, se nella domanda abbiamo un futuro semplice, quando la riportiamo al discorso indiretto, usiamo il condizionale passato. E qui ovviamente non c'entra il congiuntivo, perché appunto usiamo un altro modo verbale, il condizionale. Mamma ha chiesto, tornerai presto? Mamma ha chiesto se sarei tornato presto. E non ti preoccupare, tutte queste regole di cui stiamo parlando sono nel nostro fantastico PDF. Qui puoi vedere questa bella tabella con tutti gli esempi. Insomma, è tutto più facile così, quindi non dimenticare di scaricare il nostro fantastico PDF con gli appunti della lezione sul discorso indiretto e anche tanti esercizi super utili, scannerizzando il QR code che vedi sullo schermo o cliccando sul link qui sotto in descrizione o sul primo commento. Però ora cosa succede se abbiamo un imperativo? Per esempio, il papà ha chiesto Tommaso, aiutami. Beh, in questo caso, quando abbiamo l'imperativo, l'unico modo per riportare l'imperativo nel discorso indiretto è usare di più l'infinito. Quindi il papà ha chiesto a Tommaso di aiutarlo, aiutare lui, il papà. O anche la mamma ha detto ragazzi chiudete la porta. La mamma ha detto ai ragazzi di chiudere la porta. La mamma ha detto ragazzi non urlate. La mamma ha detto ai ragazzi di non urlare. È chiaro? Quindi sempre di più l'infinito. E un'altra cosa molto importante è ricordare che quando trasformiamo una frase al discorso indiretto, forse è necessario cambiare alcune parole. Per esempio, questo diventa quello. Gli avverbi adesso, ora, diventano in quel momento. Oggi diventa quel giorno. Ieri diventa il giorno prima. Domani diventa il giorno dopo. Tra poco diventa dopo poco. Per esempio, Stefano ha detto questa pizza è molto buona. Stefano ha detto che quella pizza era molto buona. Mia sorella ha detto domani non posso andare a scuola. Mia sorella ha detto che il giorno dopo non poteva andare a scuola. Qui posso usare anche il condizionale passato. Mia sorella ha detto che il giorno dopo non sarebbe potuta andare a scuola. Perché in realtà, se ci pensi, è un po' un futuro nel passato. E in italiano spesso usiamo il presente per parlare del futuro. Domani non posso andare a scuola è come dire domani non potrò andare a scuola. È molto comune questo. Ecco perché al discorso indiretto, quando ci troviamo in questi casi, possiamo usare l'imperfetto, perché stiamo riportando un presente, il presente diventa imperfetto, però anche un condizionale passato, perché il presente ha anche funzione di futuro e il futuro diventa condizionale passato. Ok? Fantastico, abbiamo finito con questa lezione. Mi sono divertito tantissimo, io adoro questo argomento e sono sicuro che anche tu lo adorerai con questo fantastico PDF. Troverai gli appunti della lezione e anche degli esercizi fantastici e puoi scaricarlo scannerizzando il QR code che vedi qui sullo schermo o cliccando sul link qui sotto in descrizione o sul primo commento. E se hai qualche domanda puoi farla semplicemente qui sotto, cercherò di rispondere il più possibile. E non dimenticare anche di lasciare un bel mi piace, perché questo ci aiuta incredibilmente
a far arrivare i nostri video a tanti studenti e studentesse di italiano in giro per il mondo. E non dimenticare anche di iscriverti al canale e attivare la campanellina per non perdere nessun video futuro. Noi ci vediamo nella prossima lezione. Un abbraccio dall'Italia. Ciao!